Oggi ci immergeremo in un viaggio dedicato alla scoperta di una pianta straordinaria con origini molto antiche, molto comune e soprattutto con importanti proprietà curative, l'alloro. Già vi dico subito che sono certo che dopo aver visto questo video sarete felici di aver dedicato del tempo alla conoscenza di questa pianta straordinaria. Quindi cominciamo subito, andiamo! Benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e in questo canale, oltre a raccontarvi di come coltivo il mio orto, parlo di piante medicinali, ossia quelle piante, oggetto di numerosi studi, che hanno confermato avere effetti benefici sulla nostra salute. Oggi parliamo dell'alloro e come sempre partirei dal suo nome, che ha radici etimologiche molto interessanti. Il nome alloro deriva dal latino laurus, lauro, che a sua volta ha preso il termine dal greco antico Daphne. Pensate che questa trasformazione linguistica da Daphne a laurus è stata influenzata da una leggenda mitologica greca che coinvolge appunto una ninfa di nome Daphne che, secondo il mito, per sfuggire alle attenzioni amorose di Apollo, il dio greco dell'arte e della poesia, fu trasformata in lauro, in una pianta di lauro. Il momento della trasformazione è stato anche rappresentato in questa splendida scultura marmorea del Bernini chiamata appunto Daphne e Apollo, custodita all'interno della Galleria Borghese di Roma. Nell'antichità l'alloro o lauro, oltre che come pianta medicinale, veniva utilizzata per onorare poeti, guerrieri ed era, pensate, considerato un simbolo di onore e gloria. Indossare una corona di alloro simboleggiava eccellenza ed è anche per questo che ancora oggi si usa regalare una corona di alloro il giorno della laurea, anzi il termine laurea ha origine proprio da questa cerimonia di incoronazione. Figo, no? Ma entriamo nel vivo della puntata e scopriamo gli effetti benefici di questa pianta. L'alloro, Laurus nobilis, contiene diversi principi attivi che contribuiscono alle sue proprietà benefiche per la salute, tra cui eugenolo, responsabile delle proprietà antinfiammatorie e analgesiche dell'alloro; quercitina, un potente antiossidante con proprietà antinfiammatorie. Questo contribuisce a neutralizzare i radicali liberi, aiutando a prevenire i danni cellulari e riducendo l'infiammazione. L'eucaliptolo, che ha proprietà espettoranti e decongestionanti, che poi andremo ad approfondire insieme. Tra i benefici associati all'alloro partirei da quelli legati al sistema cardiovascolare. L'alloro infatti è considerato un cardioprotettore, e questo perché è ricco di acido fenolico che contribuisce alla riduzione del colesterolo cattivo e contestualmente all'aumento del colesterolo buono, e pensate, ha un effetto vasodilatatore, cioè rilassa anche i vasi sanguigni, diminuendo di conseguenza la pressione arteriosa e consentendo al sangue di fornire ossigeno e sostanze nutritive più facilmente a organi vitali come il cuore e il cervello. L'alloro è noto per le sue proprietà diuretiche, promuovendo l'eliminazione di liquidi in eccesso dal corpo attraverso l'urina, caratteristica utile per persone che soffrono di ritenzione idrica. E pensate, può essere utilizzato anche come parte integrante di una strategia per la gestione e il controllo del peso. L'alloro è anche noto per le sue proprietà antinfiammatorie, che possono essere attribuite a diversi principi attivi presenti nella pianta, tra cui l'eugenolo e la quercitina, di cui abbiamo parlato prima. L'alloro può influenzare positivamente, grazie a diversi meccanismi, la regolazione della glicemia nel sangue. Il principio attivo coinvolto anche in questo caso è l'eugenolo, e gli studi hanno evidenziato come l'alloro possa migliorare la sensibilità del nostro corpo all'insulina, andando a ottimizzare la gestione del glucosio nel nostro organismo e consentendo al glucosio di essere utilizzato più efficacemente come fonte di energia delle nostre cellule. Questa
regolazione dei livelli glicemici contribuisce a prevenire picchi eccessivi di zucchero nel sangue dopo i pasti, che se trascurati possono portare all'accumulo di grasso nell'addome e nel fegato. In conclusione, l'inserimento dell'alloro nella nostra dieta può contribuire a ridurre complicazioni legate al diabete, quindi veramente consigliato. L'eugenolo è stato anche oggetto di diversi studi che hanno esaminato le sue potenziali proprietà antitumorali in laboratorio, e ci tengo a ribadire che non sono stati fatti studi su pazienti umani, ha però dimostrato la sua capacità di inibire la crescita delle cellule tumorali e promuovere la morte cellulare programmata. Quindi sarà sicuramente molto utile consumare le foglie d'alloro ogni giorno per aiutare a prevenire il cancro, ma assolutamente mai dobbiamo interrompere senza consulto i trattamenti prescritti dai medici. Quindi mi raccomando, il ruolo benefico dell'alloro nella preservazione della nostra memoria è stato documentato chiaramente da diversi studi che hanno appurato che i composti presenti in questa pianta migliorano l'attenzione e altre funzioni cognitive. Ottimo quindi da utilizzare per migliorare l'apprendimento scolastico e ottimo soprattutto nelle persone che affrontano un deterioramento cognitivo legato all'età, e mi ci metto in mezzo anch'io. A parte gli scherzi, gli studi condotti sull'Alzheimer hanno rivelato un notevole effetto neuroprotettivo da attribuire principalmente alle proprietà antiossidanti della pianta, che può ridurre i danni che l'Alzheimer infligge al cervello. E questa scoperta, sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per confermare pienamente questi benefici, apre la strada all'ipotesi che l'alloro potrebbe svolgere un ruolo significativo nell'aiutare a prevenire o quantomeno a rallentare alcune malattie neurodegenerative. Speriamo bene. L'alloro, grazie sempre all'eugenolo e alle sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche, ha effetti, pensate, anche sulla salute della nostra pelle. Può essere particolarmente utile da utilizzare per ridurre l'infiammazione cutanea associata a condizioni come acne, eczema, psoriasi, anche ad esempio in caso di dolori muscolari dovuti a traumi. Potrei continuare a lungo, visto che l'alloro ha anche proprietà antispasmodiche e quindi utile per chi soffre di disturbi del tratto intestinale, ha proprietà espettoranti e quindi benefici sulle vie respiratorie, è un potente prebiotico e quindi va a stimolare lo sviluppo della flora batterica intestinale. Insomma, tantissime proprietà che rendono consigliabile l'utilizzo dell'alloro nella nostra dieta quotidiana. Quindi adesso andremo proprio a vedere come e quanto utilizzarne. Andiamo! Allora, prima di concentrarci però su uno dei argomenti chiave di questa puntata, direi che è arrivato anche il nostro concorso settimanale. Infatti ogni settimana mettiamo in palio il nostro sacco di humus di lombrico vermire. Vincerlo è facilissimo. Questa settimana ti basterà indovinare, scrivere ovviamente nei commenti il primo numero estratto sulla ruota di Genova. L'estrazione è quella che vedi qui in basso. Ricordo come sempre che per giocare, visto che il concorso è riservato ai nostri iscritti, devi essere iscritto al nostro canale, ma ovviamente spero che ti iscriverai anche perché ti piacciono i contenuti che porto. Parliamo di orto, di medicina naturale, effetti benefici delle piante sul nostro organismo, insomma tanti argomenti. Iscriviti subito e adesso andiamo a vedere la seconda parte del video. Andiamo! Come utilizzare quindi l'alloro? Beh, le foglie d'alloro emettono un aroma intenso e hanno un sapore distintivo, leggermente amaro e piccante. Queste caratteristiche lo rendono una scelta popolare per insaporire vari piatti, zuppe, stufati, salse, brodi e altri piatti a base di carne e di pesce. Una ragione in più per farmi cucinare da mia madre, visto che è palermitana, le celeberrime sarde a beccafico, che veramente adoro. Tornando a noi, si può utilizzare praticamente ovunque, sia fresco che essiccato. Sarà sufficiente aggiungere un paio di foglie in pentola e il suo aroma, ma soprattutto i suoi principi attivi, saranno liberati durante la cottura. Facilissimo, no? L'olio essenziale di alloro può essere utilizzato in modo topico, essendo altamente concentrato, però per evitare irritazioni cutanee va diluito con un olio vettore come un olio d'oliva, l'olio di cocco, l'olio di mandorle
e possiamo utilizzarlo per un massaggio antinfiammatorio in una zona dolorante, appunto per alleviare il dolore alle articolazioni o in presenza di infiammazioni cutanee. La forma migliore di consumo e che al contempo porta maggiori benefici è senza dubbio la sua infusione. In questo caso è sufficiente lasciare riposare 10-15 minuti 2 foglie in 200 ml di acqua bollente, in modo che i principi attivi verranno rilasciati in forma liquida e potremo approfittare dei benefici di cui abbiamo appena parlato. Come sempre però qualche precauzione, visto che ci sono alcune categorie di persone che dovrebbero evitare di assumere alloro in dosaggi elevati senza una specifica consulenza medica. Queste includono le persone che soffrono di allergia alle piante della famiglia delle Lauracee, famiglia a cui appunto appartiene l'alloro, individui con disturbi del sangue o coloro che stanno assumendo farmaci anticoagulanti, in quanto potrebbero interferire con la coagulazione del sangue e appunto gli effetti che invece ha l'alloro. E poi le donne in stato di gravidanza, visto che non ci sono sufficienti studi sulla sicurezza e sul consumo dell'alloro in questa fase particolare della vita. Come sempre però non bisogna mai esagerare nell'utilizzo e soprattutto questi trattamenti non devono mai, e ribadisco mai, sostituirsi alle prescrizioni mediche, anzi prima di utilizzarli come medicina e quindi utilizzando quantitativi elevati è sempre meglio consultare uno specialista. Io sono Claudio, questo è il mio canale, iscriviti e condividi il video con chi pensi possa trarre benefici da questi consigli. E niente, noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!